Buongiorno da Bruno Pepi, oggi vi parlo di debito. Che cosa dice la Bibbia riguardo a un cristiano che si indebita? Un cristiano dovrebbe prendere o dare in prestito dei soldi? In diritto è detto debito l'obbligo giuridico di eseguire da parte di un soggetto detto debitore una determinata prestazione suscettibile di valutazione economica a favore di un altro soggetto determinato detto creditore. Inteso in senso soggettivo, il debito rientra nella più ampia categoria del dovere giuridico e si distingue dunque dalla facoltà la quale lascia alla volontà libera scelta, non ponendole esigenze di sorta. Il diritto soggettivo correlato al debito è detto credito. Esistono diverse tipologie di debito pubblico è l'ammontare delle passività assunte dallo Stato attraverso gli atti della pubblica amministrazione, debito estero, quota di debito che i cittadini o gli enti di un paese contraggono verso soggetti sia pubblici che privati appartenenti ad altri paesi, debito pro capite è il debito totale emesso da un'autorità pubblica diviso per la popolazione residente. Debito a breve termine, debito che sarà rimborsato entro l'anno. Tali debiti sono annotati a bilancio tra le passività correnti. Debito corrente si tratta di titoli che rappresentano l'indebitamento per esigenze di carattere operativo di un'azienda o di un'autorità pubblica, di solito rinnovati man mano che raggiungono la scadenza. Durano solitamente tra i 6 mesi e i 5 anni. Debito garantito è un debito assistito da determinate garanzie del debitore o di terzi. Debito non garantito si tratta di un debito non assistito da alcuna garanzia particolare. Debito privilegiato, debito che in caso di insolvenza di un'impresa viene rimborsato in via prioritaria. Debito subordinato è un tipo particolare di debito che in caso di insolvenza di un'impresa deve essere rimborsato in via subordinata rispetto ai debiti senior che sono stati privilegiati. Finanziariamente il debito è utilizzato come leva finanziaria per accrescere la profittabilità delle imprese qualora sia positivo lo spread fra i tassi attivi e i passivi, ovvero fra passività redditività dell'attivo netto, misura della redditività dell'investimento produttivo e oneri finanziari. Nei libri di finanza si indica un rapporto debiti-equity che dovrebbe essere al massimo pari a 1, pena la perdita di fatto dell'autonomia economica e gestionale per i diritti vantati da terzi su un'impresa. È prassi nel mercato valutare con rating favorevole aziende con debiti pari a 4-5 volte il capitale proprio, talvolta best in class nel loro settore. La riscossione di un debito è subordinata alla soddisfazione di alcuni requisiti quali pignorabilità del bene, sussistenza del credito, regolarità delle notifiche. I debiti al pari dei crediti sono circolare e circolano attraverso vari meccanismi e istituti, vedi cessione del debito. I debiti sono denominati nella valuta del paese nel quale l'impresa ha collocato la sua sede legale, indipendentemente dalla moneta nella quale il creditore ha erogato il prestito. Pertanto, dai bilanci delle aziende non è evidenziato il rischio di cambio al quale l'azienda potrebbe essere esposta. Il ricorso al debito è una pratica molto diffusa in economia, specie da parte di famiglie, esempio mutui e imprese che non disponendo di liquidità sufficiente necessitano comunque di promuovere i propri investimenti per aumentare il proprio grado di competitività sul mercato, esempio investimenti in determinati progetti finanziari o ricerca e sviluppo, tipicamente richiedendo denaro dagli istituti di credito. Che cosa dice la Bibbia riguardo a un cristiano che si indebita? Un cristiano dovrebbe prendere o dare in prestito dei soldi? L'esortazione che ci rivolge Paolo in Romani 13,8 a non avere alcun debito se non quello dell'amore è un potente promemoria dell'avversione di Dio per tutte le forme di debito che non vengano estinti in modo tempestivo. Confronta anche Salmi 37,21. Solitamente noi pensiamo al debito nei termini di un obbligo monetario, ma alla luce del contesto di questo intero passo, Romani 13, 1, 10,
Paolo sembra avere in mente una visione più ampia del debito, Romani 13,7. Non solo egli parla di tasse, imposte e tariffe che ci vengono imposte dal nostro governo, ma anche del rispetto, dell'onore e della lode che dobbiamo a coloro che sono nella massima autorità. Siamo tutti debitori della grazia di Dio, poiché egli ci ha mostrato amore. Noi dobbiamo estendere l'amore a coloro che ci circondano e con cui viviamo e lavoriamo, anche a quelli che ci tassano e ci governano. Alcune persone contestano la maturazione degli interessi sui prestiti, ma nella Bibbia vediamo diverse volte che ci si aspetta di ricevere un tasso di interesse equo sui soldi prestati. Proverbi 28,8, Matteo 25,27. Nell'antico Israele la legge proibiva effettivamente la maturazione degli interessi su una categoria di prestiti, quelli fatti ai poveri, Levitico 25, 35, 38. Questa legge aveva molte implicazioni sociali, finanziarie e spirituali, ma ce ne sono in special modo due che vale la pena di menzionare. Primo, la legge aiutava davvero i poveri facendo in modo che la loro situazione non peggiorasse. Era già sufficientemente brutto essere caduti in povertà e avrebbe potuto essere umiliante dover cercare assistenza. Ma se in aggiunta per saldare un debito una persona povera avesse dovuto essere schiacciata dagli interessi, il debito le sarebbe stato più un danno che un aiuto. Secondo la legge insegnava un'importante lezione spirituale. Un fatto che un prestatore rinunciasse all'interesse su un prestito a una persona povera sarebbe stato un atto di misericordia. Egli avrebbe perso il profitto di quei soldi mentre essi erano in prestito. Eppure quello sarebbe stato un modo tangibile per esprimere gratitudine a Dio per la sua misericordia nel non far maturare al suo popolo gli interessi per la grazia estesagli. Così come Dio aveva condotto misericordiosamente gli Israeliti fuori dall'Egitto quando essi non erano altro che schiavi squattrinati, dando loro una terra come loro proprietà, Levitico 25-38, così egli si aspettava che essi mostrassero la stessa bontà verso i loro concittadini poveri. I cristiani si trovano in una situazione analoga. La vita, la morte e la risurrezione di Gesù hanno scontato il nostro debito di peccato con Dio. Adesso, quando ne abbiamo l'opportunità, possiamo aiutare gli altri nel bisogno, in particolare i fratelli nella fede, facendo sì che i prestiti non aggravino i loro problemi. Sulla falsariga di tutto questo, Gesù raccontò anche una parabola su due creditori e sul loro atteggiamento verso il perdono. Matteo 18, 23, 35. Egli ha anche insegnato ai suoi discepoli questo principio. Gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente date. Matteo 10, 8. La Bibbia né proibisce espressamente né acconsente al prestito dei soldi. La saggezza della Bibbia ci insegna che di solito non è una buona idea indebitarsi. In sostanza, i debiti ci rendono schiavi verso chi siamo in obbligo. Allo stesso tempo, in alcune situazioni di indebitamento è un male necessario, a patto che i soldi siano impiegati in modo saggio e i debiti siano fattibili. Un cristiano può assumersi l'onere del debito finanziario qualora sia necessario. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro ed utile soprattutto. Se avete domande e o suggerimenti scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate col mio nome Bruno Pepi o Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia, oppure nel nuovo canale dei Salmi, oppure nel canale della Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento, con i vari personaggi biblici. Se volete fare una donazione per far crescere questo canale YouTube o donare la vostra decima a Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia, cliccate sul link di PayPal o copiatelo.
Bene, iscrivetevi e mettete like, arrivederci da Bruno Pepi, al prossimo video.